Intrappolato nello stanzino è la 12ª puntata della 9ª stagione andata in onda nel 2005 ed è uno degli episodi sicuramente più famosi ma anche preferito da moltissimi fan della serie. Qui, a finire sotto il mirino degli autori, è niente meno che Scientology. In questo episodio non viene praticamente risparmiato nessuno. Se la volta scorsa, come abbiamo visto, la satira, seppur pungente e critica, verso i mormoni lasciava spazio anche per dei momenti in cui venivano spezzate delle lance a favore, questa volta ci vanno giù abbastanza pesante, prendendo di mira diversi aspetti dell'organizzazione. Viene smossa un'aspra critica al loro modo di fare simil setta, ma anche personaggi famosi, facenti parte nella realtà di Scientology, non vengono risparmiati. Tra i membri ricordiamo John Travolta ai tempi dell'episodio attivo nell'organizzazione, ma soprattutto Tom Cruise, che non prese affatto bene la sua parodia, tanto da arrivare alle minacce, ma ne parleremo dopo. C'è una dichiarazione da parte di un ex membro di Scientology, un certo Rathbone, che dopo 25 anni di militanza decise di tirarsi fuori e di sputtanare su un suo blog privato tutti i segreti del funzionamento di quella, come lui stesso la definisce, setta religiosa. Questa dichiarazione parla dei provvedimenti presi in segreto dai vertici di Scientology nei confronti degli autori di South Park. Rathbun racconta che a seguito del famoso episodio animato iniziarono a raccogliere tutte le informazioni possibili su Parker e Stone, informazioni riguardanti la loro vita privata, i loro familiari, i loro amici e i loro conoscenti, arrivando addirittura ad infiltrare i propri membri tra lo staff degli animatori. Queste dichiarazioni non sono mai state convalidate o smentite, però questo già vi porta a intuire che grande polverone riuscì ad alzare l'episodio che trattiamo oggi. La trama ruota attorno a Stan, che è isolato dai propri amici per via del fatto che non può spendere soldi per videogiochi o figurine, si ritrova a girare da solo per le vie della città, finché non incappa davanti a un banchetto di Scientology che si trovava lì per proporre ai passanti dei test della personalità gratuiti. Il ragazzino, che stava risparmiando per una nuova bicicletta, sentendo la parola divertente accompagnata dalla parola gratis, decide di fare un tentativo. Si ritrova insomma così coinvolto nel gruppo di Scientology, che dopo un iniziale test gratuito, previo pagamento di un'ingente somma, propongono a Stan di iscriversi dopo averlo convinto di soffrire di depressione e offrendogli una cura. Qui Stan a poco, e dopo una serie di irriverenti battute, inizierà a rendersi conto che si tratta di una comunità di stampo religioso. Alla fine gli scientologisti individueranno in lui la reincarnazione del fondatore della chiesa di Scientology, L. Ron Hubbard. E Stan si ritroverà davanti alla porta di casa sua centinaia di fedeli, tra i quali anche VIP. Proprio tra le personalità dello spettacolo spunta la figura di Tom Cruise, il quale riesce di soppiatto a raggiungere la cameretta del ragazzino per poterlo incontrare e chiedergli cosa quest'ultimo pensasse dei suoi film. Ma quando Stan dice che pur considerandolo bravo come attore preferisce Leonardo DiCaprio, Cruise non prende affatto bene la cosa e si barica in un ripostiglio presente nella camera del ragazzino, da cui appunto il titolo, Intrappolato nello stanzino. Vani sono i tentativi da parte dei poliziotti e di altri VIP di convincere l'attore ad uscire dalla stanza. Nel frattempo, uno dei vertici di Scientology raggiunge Stan e gli propone di continuare a scrivere nuove pagine della loro Bibbia, in quanto, come detto, lo credono la reincarnazione di L. Ron Hubbard. Qui viene anche messo a conoscenza delle credenze alla base del loro culto, che l'episodio, mentre ce le racconta, ci tiene a sottolineare con caratteri cubitali messi in sovraimpressione che queste sono le reali cose a cui crede Scientology. L. Ron Hubbard, citando la pagina Wikipedia per essere sintetico, è stato nella realtà una figura controversa e numerosi dettagli della sua vita sono oggetto ancora oggi di dibattito. Era uno scrittore di fantascienza e di racconti fantasy, attivo negli anni 30, epoca generalmente considerata la golden age di questo genere letterario. Durante i primi mesi dell'estate del 52, attraverso una serie di conferenze, promulgò la teoria di Scientology, dando appunto vita all'organizzazione che solo in seguito, per essere esonerata dalle tasse, decise di dichiararsi religiosa. Vi segnalo comunque un video fatto da Morte Bianca in merito, che scende molto nel dettaglio sulla questione, se siete interessati ad approfondire.
Scientology, ve lo dico proprio francamente, non mi interessa se farò incazzare qualcuno, è una cozzaglia di puttanate infarcite di misticismo, fantascienza, antipsicologia e via dicendo. Non mi va di spiegarvi esattamente il loro culto perché ci vorrebbe un video a parte, per questo vi ho rimandato a quello di morte. Vi basti sapere che io, che sono la persona più aperta e rispettosa dei credi altrui, e veramente lo dico, credetemi sulla parola, trovo non solo questa fede basata su assunzioni veramente assurde, ma anche altamente pericolosa, sia per via dei centinaia di adepti che racimolano ogni giorno, anche in Italia, sia per il fatto che a questi fedeli viene fatto un vero e proprio lavaggio del cervello e spinti a diffidare da qualsiasi verità che non sia la loro. Comunque, a parte questa mia breve digressione, torniamo alla trama. Stan inizia a scrivere e tra le nuove leggi include quella di non prendere soldi dai fedeli. E qui parte il finimondo. Il dirigente rivela la verità dicendo al bambino: e come cazzo facciamo a fare i soldi? Gli dice che queste sono solo cazzate, che in realtà si tratta di una truffa a livello mondiale, rimproverando Stan, che stava credendo davvero a quelle cagate. Insomma, South Park, come detto inizialmente, non usa i guanti di velluto. Alla fine Stan, preso dai rimorsi di coscienza, decide di spiattellare la verità a tutti e sapete in che modo reagiscono? Come effettivamente reagisce Scientology nella realtà ogni volta che viene mossa una critica nei loro confronti, minacciando querela. L'episodio si conclude con Stan che, rompendo la quarta parete, pronuncia queste parole: Avanti, fatelo! I miei autori sono nei titoli di coda, denunciateli! Notate come a fine episodio il nome degli autori nei titoli di coda è sempre lo stesso, ovvero John Smith. Parlando delle controversie di questo episodio, Scientology nel 2006 obbligò Comedy Central a smettere di trasmettere questo episodio, portandoli alla fine a sospendere la puntata dal palinsesto. Trey Parker e Matt Stone furono accusati di intolleranza religiosa e Tom Cruise ebbe un grande ruolo nel boicottare l'episodio, visto che al tempo nelle sale cinematografiche usciva Mission Impossible 3. Una cosa che forse non sapete: Isaac Hayes, il famoso cantante e voce storica del personaggio di Chef, non prese parte a quell'episodio per via del fatto che anch'egli apparteneva a Scientology. Tuttavia in un'intervista dichiarò che Stone e Parker prendono di mira chiunque e non bisogna prendersela per questo, anche se ebbe qualche diatriba in privato con gli autori. Alla fine del 2011, gli autori di South Park, minacciando di abbandonare la serie in segno di protesta, riottennero l'episodio di nuovo in onda. Ultima cosa da evidenziare è l'impatto che ebbe su molti membri della comunità di Scientology, che dichiararono di aver abbandonato il gruppo proprio in seguito alla visione di questo episodio, che detto fra noi, ha salvato molte vite. La puntata anche oggi finisce qui. Vi ringrazio per la vostra visione e vi rimando al prossimo appuntamento. In descrizione, come sempre, oltre ai nostri social, trovate anche il negozio di magliette che vi invito a visitare se volete sostenerci. Un doveroso saluto, come sempre, ai nostri abbonati. E noi, amici miei, ci rivediamo alla prossima. E buona vita a tutti!